Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Filippo ed oggi andremo a vedere come fare e che cosa serve per installare un acquario marino come questo a casa vostra in maniera super easy, super semplice, ma soprattutto senza dover spendere una fortuna. Vediamolo insieme. Ed eccoci qui, finalmente oggi ho ricevuto l'ultimissimo scatolone che stavo aspettando con tutto l'occorrente per poter mettere su il mio acquario. Ho casa piena di scatoloni, come potete vedere. Queste sono tutte le cose che ho acquistato per poter partire con questo progetto e finalmente oggi non vedo l'ora. Inizieremo con quella che secondo me è l'attività più interessante e più bella di tutte quando si comincia con un nuovo progetto, che è quella dell'unboxing, dell'apertura degli scatoloni. Ma partiamo subito, voglio iniziare da questo qui che sembra quello più grande e che contiene l'elemento essenziale di tutto il progetto, e cioè la vasca. Allora, sono riuscito finalmente a tirare fuori la vasca, eccola qui. È una vasca cubica 45 x 45 cm, 91 litri in vetro extra chiaro. Come vedete non c'è nient'altro se non la struttura, i vetri, e quindi non c'è nessuna tipologia di filtro interno venduto insieme con la vasca, non c'è illuminazione e sicuramente non è predisposta per installare una sump. Questo significa che tutto quello che necessita la vasca dovremo andare noi ad installarlo separatamente, ma questo non è un problema perché c'è una soluzione semplicissima che vedremo tra poco. Una cosa che ho apprezzato molto di questa vasca è che viene venduto completo di questo tappetino di spugna su cui potete andare a posizionare il vostro acquario, che servirà ad assorbire tutte le irregolarità della superficie su cui posizionerete la vasca. Questo è un componente che mi sento di consigliare, quindi se non viene venduto con la vasca che acquisterete, magari cercate di procurarvelo a parte. Sicuramente acquistare una vasca già predisposta, una di quelle vasche all in one, cioè vendute complete di filtro e illuminazione, è la scelta più semplice, ma sicuramente non quella più economica, e quindi è per questo motivo che ho voluto puntare su questa qui, anche un po' per la flessibilità, diciamo, di poter scegliere personalmente i componenti da installare. Per quanto riguarda la dimensione, 90 litri non sono molti, ma secondo me sono un ottimo compromesso, soprattutto per cercare di comprimere un po' i costi. Bisogna considerare che più grande la vasca e maggiori saranno i costi, non soltanto per l'acquisto dei componenti, ma anche mensilmente per la manutenzione stessa della vasca. Però chiaramente questa è una scelta che ricade soltanto su di voi, perché non esiste la grandezza ideale di un acquario. L'unico consiglio che posso darvi è quello di non scegliere una vasca eccessivamente piccola. Sinceramente non scenderei sotto i 50 litri, perché più è piccola la vasca e più difficile sarà riuscire a mantenere l'equilibrio all'interno del vostro acquario. Il secondo componente che avrete bisogno di acquistare, e che probabilmente è anche uno di quelli più importanti, è sicuramente la lampada LED. Dalla lampada dipenderà la salute del vostro acquario, in particolare la salute dei vostri coralli, se ovviamente sceglierete di allevare dei coralli nel vostro acquario marino. Se invece sceglierete di non allevare dei coralli, magari non avrete bisogno di una lampada potentissima e di conseguenza potrete sceglierne una un po' più economica e risparmiare qualcosa.
Questo perché la lampada LED è uno dei componenti sicuramente più costosi e per cui vi ritroverete a spendere di più in assoluto. Nel mio caso ho voluto risparmiare un pochino ed ho acquistato questa lampada su AliExpress. Sicuramente non è la soluzione più rapida perché dovrete attendere un mesetto almeno, ma risparmierete diverse decine di euro. Io ho preso questa qui che è la Spectra Aquanite V2, è una lampada da 35 watt completamente dimmerabile. La cosa bella è che ci sono 3 diversi canali, quindi 3 diverse impostazioni per la lunghezza d'onda e potremo dimmerare ciascuna di queste impostazioni. Magari vi farò vedere successivamente come funziona. Altre due caratteristiche fondamentali di questa lampada sono il sostegno flessibile che permette di regolare al meglio la posizione della lampada, ma soprattutto il fatto che è dotata di un timer integrato e questo permetterà di specificare per ciascuna fascia oraria la diversa intensità luminosa e anche la diversa lunghezza d'onda che vogliamo utilizzare, permettendo per esempio di simulare l'alba e il tramonto. Un altro componente veramente importante che dovremo acquistare per il nostro acquario è sicuramente il filtro. Ad oggi la scelta su quale filtro utilizzare è veramente ampia, per esempio possiamo scegliere un filtro interno, un filtro a zainetto, un filtro esterno. Molte persone in realtà scelgono di utilizzare una sump per gli acquari marini, questo però soltanto nel caso in cui la vostra vasca sia già predisposta per l'utilizzo di una sump. Io alla fine ho scelto questo che è il Tetra EX800, dove 800 indica la portata oraria in litri della pompa e questo significa che è in grado di filtrare 800 litri d'acqua in un'ora, che è quasi 9 volte la quantità d'acqua presente all'interno dell'acquario, quindi direi che è più che sufficiente per quello che serve a me. Tra l'altro utilizzare un filtro esterno come questo permette di aggiungere circa 6 litri al volume d'acqua già presente in acquario e questo vi aiuterà sicuramente a mantenere stabili i valori all'interno dell'acquario. Come vedete ci sono 4 diversi scompartimenti, vengono già forniti tutti i materiali di filtraggio di cui avete bisogno, ma chiaramente all'occorrenza potrete andare a modificare il contenuto di ciascuno scompartimento aggiungendo o comunque modificando il materiale di filtraggio a seconda di ciò di cui avete più bisogno. Altro elemento importantissimo è il riscaldatore che servirà a riscaldare l'acqua presente all'interno dell'acquario e a tenerla a temperatura costante, mediamente intorno ai 25 gradi, che è la temperatura consigliata per gli acquari marini. Il funzionamento è semplicissimo, si regola la temperatura desiderata con la rotellina superiore e viene inserito all'interno della vasca e da quel momento regolerà in automatico, si accenderà automaticamente quando la temperatura dell'acqua scenderà al di sotto di quella impostata. Dovrete sceglierlo di una potenza adeguata a quella che è la grandezza della vostra vasca. Io ho scelto questo qui della Tetra. Viene già fornito con 2 ventose per agganciarlo al lato della vasca. Questo invece è un altro giocattolo che non vedevo l'ora di scartare. Si tratta di una pompa di movimento che serve a ricreare le onde all'interno dell'acquario e a smuovere la superficie migliorando quindi l'ossigenazione dell'acqua. È una componente essenziale se volete allevare dei coralli, in particolare per i coralli duri che hanno bisogno di un flusso particolarmente elevato. Anche in questo caso ho scelto di risparmiare un pochettino ed ho acquistato questa pompa su AliExpress. Questa è una Gebao SV4, è una pompa con potenza di 4000 litri all'ora.
La cosa bella è che nonostante sia una pompa economica, viene fornita con una centralina di movimento dalla quale possiamo configurare la potenza, possiamo configurare la frequenza tra i diversi intervalli e le diverse tipologie di onda che vogliamo ricreare. Un'altra funzione interessante è che la centralina è dotata di un sensore di luminosità che riconosce quando le luci dell'acquario o le luci esterne si spengono per abbassare automaticamente la frequenza e l'intensità delle onde. Quindi tutto sommato magari non sarà il miglior prodotto possibile in circolazione, ma secondo me al suo prezzo è un prodotto imbattibile. Quindi il mio consiglio, se non avete fretta e volete risparmiare qualcosa, il mio consiglio è quello di acquistare anche questo componente su AliExpress. Questo scatolone contiene invece il mobiletto che ho acquistato per appoggiarci sopra l'acquario. In realtà non c'è molto da dire al riguardo, però volevo comunque condividere con voi la mia esperienza. In particolare, dato che l'acquario che ho acquistato ha una dimensione diciamo non standard, con una profondità di 45 cm, ho fatto davvero molta fatica a trovare un sostegno adeguato. L'unico che sono riuscito a trovare è in realtà questo qui della Sera, il Biotop Cube XXL, che però ho pagato veramente tanto, cioè per intenderci mi è costato quasi il doppio di quello che ho speso per la vasca, e secondo me è un prezzo veramente spropositato. Quindi il mio consiglio è quello di acquistare degli acquari magari con delle dimensioni che siano un po' più standard, per i quali avrete sicuramente più alternative. Queste invece sono le rocce che utilizzerò per creare lo scenario all'interno della vasca, ma che hanno anche un altro ruolo importantissimo, perché così come avviene all'interno del filtro, anche nelle rocce andranno a stabilirsi le colonie batteriche che permetteranno di scomporre le sostanze di scarto, in particolare ammoniaca e nitrati, in sostanze non dannose per la vita dell'acquario. Adesso questo è un processo che avviene spontaneamente quando l'acquario matura, ma impiega del tempo. Per questo motivo molte persone scelgono di saltare questa fase e acquistare direttamente quelle che vengono chiamate rocce vive, cioè rocce che già contengono all'interno nelle cavità dei microorganismi, che sono rocce quindi che vengono estratte e vengono prese da acquari già avviati da diverso tempo. Nel mio caso quello che ho fatto è acquistare queste che sono rocce secche, che col tempo comunque svilupperanno questi microorganismi naturalmente, che diventeranno esattamente a loro volta delle rocce vive, compreso il fatto di sviluppare quelle che vengono chiamate alghe coralline, cioè quelle incrostazioni viola che si sviluppano sulle rocce. Questo vi permetterà di risparmiare anche più del 50% di quello che spendereste normalmente per acquistare delle rocce vive. Così a prima vista mi sembrano degli ottimi pezzi. Questi sono 7 kg circa di rocce secche. In linea di massima dovreste cercare di rimanere intorno al chilo di roccia ogni 10 litri d'acqua. Io ne ho presi qualcuno in meno, ma avevo già una mezza idea della composizione che volevo creare all'interno della vasca. Qui invece abbiamo la sabbia che utilizzerò per creare il fondale. In linea di massima non ci sono grosse regole da rispettare per quanto riguarda la sabbia, la scelta ricade su di voi e sulla tipologia che vi piace di più. Nel mio caso ho scelto questa sabbia sottilissima con dei granelli di grandezza massima di circa 1 millimetro. Ho solo un po' di perplessità per quanto riguarda la facilità di pulizia, però vedremo con il tempo magari. Quello che è certo è che crea un effetto naturale veramente bellissimo, a me piace molto. Questo qui invece è il sale che andrò ad aggiungere all'acqua. All'interno del sale ci sono anche altre sostanze, altri minerali che sono di vitale importanza principalmente per i coralli.
Anche in questo caso, se non avete coralli, o almeno in una fase iniziale non avete nessun corallo, potete scegliere un sale meno carico di componenti. Nel mio caso ho scelto questo qui, è il Red Sea, la versione standard. Se ne parla molto bene in giro, volevo provarlo e poi magari vi dirò le mie impressioni. Per concludere volevo farvi vedere qualche altro oggetto che sicuramente vi tornerà utile. Qui abbiamo un rifrattometro, che è uno strumento che si utilizza per misurare la percentuale di sale all'interno dell'acqua. In alternativa al rifrattometro potete utilizzare un densimetro. Qui diciamo che forse il rifrattometro vi permette di effettuare delle misurazioni più precise rispetto al densimetro. Questo qui invece è un attivatore batterico, serve ad inserire le colonie batteriche all'interno del filtro principalmente. Viene utilizzato in fase di prima attivazione, di primo avvio della vasca, e permette di ridurre drasticamente le tempistiche necessarie per ciclare appunto l'acquario. Questo qui invece è il Milliput, si tratta di uno stucco bicomponente. In pratica non è altro che una colla che servirà a incollare le rocce all'interno dell'acquario nel caso in cui volete fare delle composizioni un po' più spinte che necessitano di mettere in sicurezza le rocce, quindi evitando di farle crollare, di farle muovere successivamente. Infine, questo è un termometro di precisione che andrà inserito all'interno dell'acquario, servirà appunto per monitorare la temperatura dell'acqua, che dovrebbe idealmente rimanere costante intorno ai 25 gradi. Bene, direi che per oggi è tutto. Abbiamo passato in rassegna tutti i componenti che ho acquistato per poter mettere su questo acquario marino. Se avete delle domande lasciatele pure nei commenti e sarò felicissimo di rispondere. Noi ci vediamo a brevissimo con la seconda parte di questa serie, dove finalmente andremo a mettere insieme tutti i pezzi. A presto, ciao!